Nella prima parte del video relativo al test sui vari prodotti da utilizzare per pulire le gomme abbiamo visto come alcuni prodotti possono andare ad influenzare effettivamente in modo magari più efficace rispetto ad altri l'utilizzo proprio della vettura, migliorando così le prestazioni sul giro secco. Abbiamo fatto per ogni tipologia di prodotto 5 giri del tracciato dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, un tracciato in legno della misura di 42 metri, e abbiamo poi verificato tutti i vari tempi su ogni singolo giro. Ci sono stati dei prodotti che hanno effettivamente influito leggermente di più e altri che invece si sono dimostrati praticamente ininfluenti se confrontati con le gomme originali. Insomma, abbiamo potuto vedere che effettivamente il prodotto qualche cosa fa. Ma che cosa succede se proviamo a fare una gara utilizzando quel determinato prodotto? Ciao ragazzi, io sono Massimo e vi do il benvenuto come sempre sul canale Slot Car Tech. Se anche voi siete appassionati di tutto quello che riguarda il mondo dello slot racing, se siete piloti che fate gare o se vi volete divertire anche solamente a casa vostra con gli amici, beh ragazzi, siete esattamente nel posto giusto, perché qui andiamo a sviscerare l'argomento completo facendo unboxing, test comparativi, insomma cerchiamo di dare le risposte a tutte quelle domande che ci siamo sempre fatti. Oggi continuiamo con la seconda parte del video. Che cosa succederà? Faremo una simulazione di una vera e propria gara facendo 5 minuti per ogni corsia e chiaramente andremo a cambiare le gomme dopo ogni singola gara. Andremo così poi a verificare quello che succede al termine di questi 20 minuti di gara. Sono tanti? Sono pochi? Beh, diciamo che 20 minuti sono più o meno una gara media che si può effettuare in quasi tutti gli slot club. Anche questa volta partiremo dalle gomme originali e poi pian pianino andremo a pulire le gomme con i vari prodotti. Come faremo questa pulizia? Al termine dei 5 minuti di ogni corsia andremo nuovamente a pulire le gomme con il prodotto che abbiamo utilizzato. E nel caso di uscite? Beh, nel caso di uscite andrò direttamente io a rimettermi la vettura, quindi dovrò cercare di mantenere un buon passo senza fare uscite. Ma chiaramente le uscite dipendono anche molto dalla tenuta della macchina, perché se ho una macchina che mi dà la possibilità di avere un buon ritmo senza uscire dalla traccia, vuol dire anche che il prodotto sta funzionando esattamente nel migliore dei modi. E poi, come sempre, ancora una volta andremo a visionare quello che succede su ogni singola gomma. Andremo così anche a capire se il prodotto che abbiamo utilizzato può in qualche modo andare a deteriorare o comunque modificare la nostra gomma. Insomma, un test completo che ci chiarisce una volta per tutte quello che succede quando utilizziamo i prodotti più comuni, perché apro una parentesi, è vero, ci sono anche altri prodotti e poi magari faremo anche un video su quelli un po' meno utilizzati oppure su quelli che vengono utilizzati solo per determinati scopi. Qui invece prendiamo in considerazione tutti quei prodotti che vengono largamente utilizzati e che si vedono praticamente durante le gare. Ragazzi, mettetevi comodi, io parto con la simulazione della gara, ci rivediamo per il confronto dei tempi. Il sistema di cronometraggio che utilizzerò sarà l'IST. Andrò a generare delle sessioni di prove libere che poi chiaramente andranno a formare la gara della durata di 6 minuti ciascuna. Mi darò quindi la possibilità di 1 minuto di tempo per spostarmi dalla postazione di comando alla postazione di pilotaggio. La vettura che vado a utilizzare è sempre la stessa, la mia McLaren Elva Can-Am, con la quale mi trovo decisamente bene sulla pista, diciamo, di casa. La scatola delle gomme è quella che abbiamo già utilizzato e visto la scorsa volta. Non ci rimane quindi che partire nuovamente con tutto l'iter di tutte queste gomme. In questo scomparto ci sono le gomme che ho appena tolto dalla macchina e che ho utilizzato per andare a fare 5 minuti per ogni singola corsia, in modo tale da pulire le varie tracce, ma anche da prendere un attimino confidenza con la vettura, proprio per non darmi un vantaggio magari sulle gomme utilizzate poi in seguito, perché chiaramente più si gira sulla pista e più si prende confidenza con la macchina e con il tracciato stesso. Procedo dunque nel montaggio delle gomme normali, quindi praticamente le gomme che non sono trattate con niente. Ragazzi, mi raccomando, quando montate le gomme e dovete effettuare una gara, montate sempre le gomme con la scritta Thunder Slot rivolta verso l'interno della vettura. In questo modo, una volta montate le gomme, verificate che queste siano perfettamente montate sul cerchio, che non ci siano problemi nel far girare l'assale posteriore, e siamo così pronti per portare la nostra vettura in pista. Per effettuare questa simulazione della gara utilizzerò il senso di rotazione delle corsie che siamo abituati ad utilizzare all'interno dello Slot Club Asti. Partirò quindi nella corsia gialla e poi mi sposterò nella corsia blu, una corsia interna.
poi andrò in bianca, una corsia esterna, per poi ritornare nuovamente in una corsia interna, ovvero la rossa. Avremo così dunque un'alternanza tra corsie esterne e corsie interne. In tutte le simulazioni delle gare la vettura partirà sempre dal medesimo posto nella corsia gialla, quindi in una corsia esterna. Al termine dei 5 minuti andrò personalmente a spostare la vettura nella corsia successiva, avendo cura di riposizionarla esattamente laddove si è fermata. Niente trucchi, niente inganni, ma solo una simulazione fatta nel migliore dei modi per vedere effettivamente che cosa succede alle nostre gomme. Prima simulazione della gara finita, la macchina è tornata praticamente ai box, adesso andiamo a smontarla, puliamo la carrozzeria così la macchina partirà nuovamente con il suo peso originale, in modo tale da dare per tutte le simulazioni della gara le stesse identiche possibilità. Diamo una piccola spazzolata. Il residuo viene via in modo agevole, non è appiccicoso. Ci aiutiamo anche con uno spazzolino per pulire comunque in modo molto più efficace il tutto. Togliamo le gomme, le andremo ad analizzare in un secondo momento e andiamo a posizionare le gomme che andremo a pulire con la semplice acqua. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di andare ad inserire la scritta Thunder Slot verso l'interno della vettura. Perfetto, abbiamo così la nostra macchina pronta per essere nuovamente posizionata in pista. Prima vi ho detto che avremmo pulito le gomme con i vari prodotti ad ogni cambio di corsia, però quello che non vi ho detto è il modo e il tempo in cui lo andremo a pulire, perché nelle gare la pulizia non può essere effettuata a corrente staccata. Quindi cosa succederà? Ad ogni cambio di corsia fermerò la vettura davanti alla postazione di pilotaggio, la prenderò, pulirò con il prodotto indicato e partirò, perché chiaramente ragazzi è vero che da una parte c'è un vantaggio nel pulire ripetutamente le gomme, ma dall'altra parte c'è anche lo svantaggio, ovvero lo svantaggio di doversi fermare quando invece la gara e tutti gli altri concorrenti continuano a girare sulla pista. Abbiamo finito anche questo turno con le gomme pulite con la semplice acqua. Mettiamo le gomme nel loro scomparto, andiamo nuovamente ad aprire la nostra McLaren Elva, la puliamo sia a livello di carrozzeria che a livello di telaio e poi andiamo a posizionare le gomme nuove. Prendiamo il WD-40, mi raccomando non spruzzatelo direttamente sulle gomme, ma aiutatevi con uno straccio, un panno, un qualche cosa, in modo tale da andare a posizionare il WD-40 sullo straccetto e poi andremo a passare le nostre gomme in questo modo. Ci riportiamo il WD-40, il nostro straccetto, a bordo pista, perché come sapete nei vari cambi di corsia andremo anche a fare nuovamente la pulizia.
siamo arrivati alla prova con il nastro adesivo. Tra tutti i liquidi, tra tutte le sostanze che andiamo a provare, tra tutti i sistemi che adottiamo per pulire le nostre gomme, forse questo è anche il più veloce da applicare sulle gomme stesse, perché infatti vi basterà semplicemente, come vedete, girare un po' il nastro in questo modo, lo fate aderire in pratica al contrario, lo appiccicate fondamentalmente al contrario e poi chiaramente vi basterà passare in questo modo le vostre gomme. Come vedete, tutto lo sporco, tutta la sporcizia, anche il residuo della gomma si va ad appiccicare, quindi è un sistema decisamente molto pratico e veloce, si può fare in pochissimi secondi quando avete la macchina fra le mani. Ragazzi, abbiamo nuovamente pronta la nostra McLaren Elva e quindi direi di spostarci nuovamente con un'altra sessione di gara. Anche questa prova con il nastro adesivo è andata e adesso abbiamo un prodotto che si vede abbastanza poco, anche se in realtà la sua efficacia potrebbe essere effettivamente buona. L'alcol infatti è un prodotto che evapora abbastanza velocemente sulla gomma, per cui non ha nessuna controindicazione. Come sempre andiamo a pulire la nostra carrozzeria, la andiamo a svuotare da tutto il residuo di gomma. Andiamo a posizionare un po' di alcol sullo straccetto e andiamo a pulire le gomme. Macchina a posto, andiamo nuovamente in pista. E ora la volta delle gomme trattate con il liquido zippo. Questo è forse uno degli additivi che più vediamo durante le gare o comunque anche all'interno degli slot club quando si vuole pulire le gomme. In effetti è decisamente molto facile reperirlo e poi chiaramente se lo provate ad utilizzare sulle vostre gomme notate subito un discreto miglioramento. Dovremo solo andare a verificare se effettivamente in condizioni pari alla gara è la soluzione migliore. Puliamo per bene tutto e andiamo nuovamente in pista. E veniamo anche all'ultimo prodotto che utilizziamo per il nostro test e chiaramente anche all'ultima apertura della nostra McLaren Elva con la conseguente pulizia di carrozzeria e telaio. Prendiamo adesso le due gomme che andremo a montare e andiamo come sempre a sistemarle con la scritta Thunder Slot rivolta verso l'interno della vettura. Verifico sempre che tutto sia perfettamente a posto e vado così a passare le gomme. Gomme pulite, McLaren Elva nuovamente pronta per un'altra sfida in pista. Bene ragazzi, test è finito, ho fatto tutte le gare con i vari prodotti per la pulizia delle gomme, però non mi accontento perché chiaramente voglio verificare se la macchina durante il corso di tutte queste prove ha subito o meno qualche calo a livello prestazionale, per cui andrò a rimontare le gomme che ho utilizzato all'inizio, che sono praticamente le gomme standard, le gomme senza nessun tipo di pulizia. Rimetto la macchina nella corsia gialla, riparto per altri 5 minuti per verificare
che i giri che faccio in quest'ultima sessione sono uguali ai giri che ho fatto all'inizio, quindi in pratica ben 7 simulazioni di gare fa. Se dovessi notare qualche cosa di particolarmente rilevante, quindi magari non so 10 giri in più o 10 giri in meno, vuol dire che qualcosa è andato storto. Se invece i tempi più o meno corrispondono e i giri anche, allora vuol dire che tutto il test è filato nel migliore dei modi. Partiamo subito e andiamo nuovamente a rimettere la macchina in pista. Anche in questo caso ho messo 6 minuti, quindi dovrò aspettare un minuto per arrivare ai 5 previsti della sessione. Corsia gialla, così come ho fatto all'inizio, e andiamo a verificare quanti giri riuscirò a fare con questa McLaren Elva dopo tutta la giornata. I giri che ho fatto la prima volta sono stati 28. Ragazzi, 28 giri anche per questa sessione e la macchina a livello di settori si trova in quella posizione. 28 giri fatti all'inizio di questa lunghissima giornata di test, 28 giri rifatti sulla corsia gialla, sempre con le gomme senza alcun tipo di trattamento, quindi gomme originali, nuovamente a fine test. Quindi mi posso ritenere soddisfatto, il test lo possiamo considerare assolutamente molto valido, perché la McLaren Elva Can-Am che ho utilizzato per questo test non ha avuto alcun tipo di decadimento tecnico-meccanico. Insomma, abbiamo messo a confronto ben 7 tipologie di prodotti per la pulizia delle nostre gomme e adesso andiamo a tirarne le somme. Sì, perché che cosa succede ora? Andiamo a prendere tutte le nostre gomme, le portiamo all'interno del garage di Slot Car Tech e andiamo ad effettuarne tutte le misurazioni. Controlleremo il peso e andremo anche a controllare sezione e diametro. Insomma, le metteremo ai raggi X e andiamo a verificare se per caso c'è qualche prodotto che in qualche modo può andare a modificare la struttura della gomma stessa. E per quanto riguarda la resa in gara, quello ve lo svelo alla fine, perché ho già dato un'occhiata alla classifica in base al prodotto utilizzato per la pulizia della gomma e devo dire che ci sono stati dei numeri che mi hanno lasciato un po' perplesso, o meglio, ne sono rimasto sorpreso. Quindi continuate a guardare il video, ma ora per prima cosa andiamo a fare il confronto di tutte le gomme utilizzate. Ed eccoci quindi qui pronti a fare la verifica di tutte le nostre gomme. Per prima cosa le andiamo a tirare fuori dalla confezione e andiamo a metterle sul tavolo, così potremo anche fare un confronto diretto sulla gomma stessa, ovvero andremo a capire come è stato il consumo di ogni singola gomma. Lasciamo perdere queste perché sono state le 2 gomme che ho utilizzato per fare i giri di prova su tutte le corsie della pista. Partiamo dalle gomme normali. Queste sono tutte le gomme che ho utilizzato e iniziamo, direi, da farne un primo confronto. Partiamo dalle gomme normali. Abbiamo un consumo, diciamo, abbastanza omogeneo su tutta la superficie. Sia una gomma che l'altra non presentano particolari segni di usura, hanno un consumo regolare, non ci sono pressoché blister, hanno raccolto un po' di sporcizia lungo il tracciato, però diciamo tutto normale, tutto nella norma. Qui abbiamo le gomme pulite con l'acqua. Allora, mi sembra questa soprattutto una gomma un po' bruciata, non ha avuto un consumo regolare su tutta la superficie, vedete che infatti in alcuni punti è più consumata, in altri invece un po' meno, presenta ancora dei tratti lisci. Questa è una e questa è la seconda, questa è pressoché simile all'altra, quindi addirittura qua in questa parte delle zone decisamente molto consumate rispetto ad altri invece che sono più lisce. La gomma con il VD40 mi sembra una gomma molto simile a quella pulita con l'acqua, quindi un consumo un po' anomalo della gomma, perché ha formato qualche blisterino sulla gomma stessa e ha un consumo non troppo uniforme. Diciamo che ha un consumo un po' più marcato verso il centro della gomma. Le gomme pulite con il nastro. Anche in questo caso le gomme sono, possiamo dire, abbastanza distrutte, perché sono gomme palesemente usate, hanno un consumo non omogeneo, ci sono zone che presentano anche qualche blister. Alcol. Allora, qui la cosa cambia perché sembrano gomme
decisamente più simili a quelle standard originali, quindi un consumo decisamente omogeneo della gomma, uguale su tutta la superficie. Io la faccio girare e non ho praticamente nessun tipo di anomalia sulla gomma stessa, non ci sono blister evidenti. Il consumo della gomma è un consumo, diciamo, giusto per quanti giri abbiamo fatto sulla pista. Qui abbiamo la gomma con zippo. In questo caso la gomma ha un consumo regolare ma ha avuto più blister, quindi vediamo diversi pallini sulla gomma. Sono pallini che in realtà non sono della gomma stessa, sono pallini che sono stati raccolti durante il tragitto. Quest'altra gomma invece è decisamente rovinata, ci sono parecchi intagli, il battistrada della gomma si è praticamente lasciato andare soprattutto nella parte centrale, probabilmente la gomma che aveva più curve dalla sua parte, quindi doveva sopportare un carico maggiore rispetto all'altra gomma, ma una gomma che decisamente non ci farei un'altra gara. Con l'Avio la cosa è simile, una gomma decisamente usurata, una gomma non completamente consumata in modo uniforme per tutta la larghezza del battistrada. E qui abbiamo la seconda gomma che ha raccolto diversi blister. Come sempre io provo a toccare per vedere se sono blister della gomma o se sono blister che ha raccolto durante il tragitto. In questo caso sono tutti blister raccolti dalla gomma stessa, però poi alla fine, ragazzi, il senso è lo stesso. La gomma che faccia blister o che raccolga dei pezzettini di gomma e quindi che venga blisterata perde comunque di efficacia, perde in pratica tutta la sua funzionalità di mantenere la macchina perfettamente all'interno della corsia con un assetto stabile. Insomma, a parte le gomme normali e quelle con alcol, che mi sembrano le due tra virgolette più sane, chiaramente usurate, però ci rifarei un'altra gara sopra, con le altre avrei qualche punto interrogativo, o meglio, ci sono alcune gomme un po' più consumate, ci sono altre gomme meno, ci sono gomme consumate non in modo omogeneo, ci sono coppie di gomme che hanno una gomma più consumata rispetto a un'altra. Per tutte, tranne le normali e quelle con alcol, un consumo decisamente evidente e soprattutto anomalo. Direi a questo punto di andarle anche a misurare per verificare se la gomma ha subito qualche mutazione durante tutto l'arco della gara. Se vi ricordate la misura del diametro della gomma racing di Thunderslot, la TYM004R che abbiamo preso in considerazione e utilizzato per fare questa prova, aveva una misura pari a 19,60 mm. Ho impostato quindi il calibro esattamente su questa misura, pari quindi a 19,6 mm, e adesso andrò a misurare quanto le gomme si sono usurate. Innanzitutto facciamo una prima misura, ovvero andremo a capire se tutte le gomme si sono praticamente consumate. Semplicemente faremo passare il calibro su ogni gomma e andremo così a capire se la gomma passa all'interno della misura. Se passa in modo agevole come sta facendo in questo momento, vedete le sto provando praticamente tutte, vuol dire che la gomma ha avuto un consumo, e a questo punto andremo anche a verificare quanto si è effettivamente consumata. Tutte le gomme, chi più o chi meno, hanno avuto un consumo. Come avete visto, le gomme si sono consumate praticamente tutte. Adesso dobbiamo andare a fare una stima di quale gomma si è consumata di più. Partiamo dalle gomme normali. Andiamo a misurare esattamente il diametro di questa gomma. Io vado a spingere il calibro affinché questo mi vada a non far ballare la gomma, ma la vada semplicemente a trattenere al suo interno. La misura è pari a 18,9 mm. Proviamo e verifichiamo entrambe le gomme. Come vedete, passa il calibro in modo esatto, ma non vado a schiacciare la gomma, e hanno praticamente entrambe la stessa identica dimensione. Lasciando il calibro con questa misura, andiamo adesso a vedere tutte le altre. Partiamo con le gomme state pulite con acqua. Come vedete, la gomma pulita con acqua ha avuto un decadimento maggiore. Questa è la prima e questa è la seconda, perché come avete visto il calibro, senza spostarlo, sulla gomma normale la tira praticamente su, è libera di girare perché è proprio appena puntato, ma come potete vedere le gomme pulite con acqua non riescono a far presa. Vediamo con il VD40. Provo la prima gomma, anche in questo caso ci passa all'interno. Vediamo il nastro.
Anche in questo caso la prima gomma e la seconda gomma sono più piccoline. Stessa cosa succede con l'alcol, stessa cosa con lo zippo e stessa cosa con l'avio. Abbiamo già scoperto una prima cosa, ovvero abbiamo scoperto che le gomme normali, nonostante abbiano fatto un turno in più, perché se vi ricordate poi alla fine ho ripetuto altri 5 minuti sulla corsia gialla, hanno avuto un decadimento minore rispetto a tutte le altre gomme trattate, addirittura anche minore rispetto a quelle trattate ad esempio solo con acqua. Però come già vi dicevo prima, anche quelle con acqua hanno avuto un consumo un po' anomalo rispetto a quelle normali. E allora cosa facciamo adesso? Direi di prendere una di quelle gomme che si è chiaramente consumata di più, andiamo a rifare la misura, andiamo a restringere il calibro fino a toccare la gomma senza che questa venga praticamente ad essere schiacciata. Dobbiamo verificare che questa possa girare liberamente come in questo caso, e quindi abbiamo abbassato di mezzo millimetro la nostra misura e andiamo a verificare che cosa succede. In questo caso quelle con acqua hanno chiaramente la stessa dimensione. Verifichiamo adesso quelle con il VD40. Anche in questo caso la gomma sta all'interno, ma decisamente, come vedete, in modo molto più difficile rispetto a quelle con acqua. Quelle con il VD40 hanno ancora un consumo leggermente superiore rispetto a quelle con acqua. Proviamo quelle con il nastro. Direi quelle con il nastro hanno fondamentalmente lo stesso identico consumo rispetto a quelle con acqua, quindi la misura è pressoché identica. Quelle con alcol idem, hanno lo stesso consumo che abbiamo visto prima. Quelle con lo zippo anche, direi di sì, anche questa. E infine quelle con l'avio. Anche questa è una gomma che si è consumata leggermente di più rispetto a quelle che abbiamo visto prima con l'acqua, però diciamo che bene o male tutte le gomme si sono leggermente consumate di più rispetto a quelle normali. Un po' di più si sono consumate quelle con il VD40. Poi scopriremo tra tutte queste gomme quale sarà la vincitrice del numero maggiore di giri che sono riuscito ad effettuare sul tracciato. Direi a questo punto di andare a visionare qual è stato l'esito di questa prova. Ed ecco qui i risultati del test, come si dice nero su bianco. Chi ha vinto? Hanno vinto le gomme trattate con il nastro adesivo. Hanno effettuato infatti ben 113 giri e 12 settori. Al secondo posto si sono confermate le gomme con il VD40, mentre sorprendentemente al terzo posto si sono classificate le gomme originali, quelle praticamente senza nessun trattamento. Due sono i dati che mi hanno sorpreso particolarmente, ovvero le gomme trattate con lo zippo e con l'avio. Quelle trattate con lo zippo solo 109 giri, mentre quelle con avio ancor meno, 105 giri. Si sono praticamente classificate al pari di quelle trattate con acqua. E questo è un dato che mi lascia un po' stranito, perché fino a questo momento ho quasi sempre trattato le gomme con lo zippo almeno prima di partire, diciamo per dare una prima pulizia, e quindi mi sarei aspettato un po' di performance in più. Forse quello che ho fatto fino adesso non era poi proprio così indispensabile per la buona riuscita di tutta la gara. Ma andiamo anche a vedere un altro risultato, ovvero andiamo a confrontare quanti giri sono stati fatti in corsia gialla, perché è la corsia di riferimento, è la corsia sulla quale sono partito con la vettura tutte le volte, e in questo caso non mi sono mai dovuto fermare per rifare la pulizia delle gomme. Quindi tutti i giri effettuati in questa corsia sono chiaramente giri puliti. In questo caso il VD40 e l'alcol hanno dimostrato di essere ottimi prodotti, perché mi hanno permesso di fare entrambi 29 giri. Al secondo posto con 28 giri si sono classificati il nastro adesivo e nuovamente le gomme originali senza trattamento. Zippo, avio e acqua si sono infine classificati in ultima posizione. Insomma, proprio lo zippo e l'avio sembrerebbero essere due prodotti che non dovremmo praticamente utilizzare
andare. Alla fine le gomme originali si sono dimostrate quelle che molto probabilmente danno la maggior affidabilità di guida, perché rendono praticamente sempre costante la guida in ogni momento. Infatti, se vedete, ho quasi sempre compiuto lo stesso numero di giri, 28 giri nella corsia gialla e bianca, che sono le due esterne. Io sinceramente sulla pista di casa vado più forte nelle corsie esterne rispetto a quelle interne, e infatti in corsia blu e in corsia rossa, le due interne, ho fatto 27 giri. Guardando questa piccola tabella devo dire che la scelta di utilizzare quasi sempre gomme originali senza alcun trattamento alle volte è la scelta migliore, perché comunque non fa perdere tempo, non fa perdere concentrazione, ti fa prendere un certo ritmo senza avere la preoccupazione di doversi fermare a quale giro, se c'è il meccanico, se ci sarà traffico, se poi una volta che si riparte magari c'è qualcuno che ti esce davanti. Insomma, si va dritti per la propria strada, e poi come vedete il numero dei giri è decisamente molto poco inferiore a quelle che hanno vinto, ovvero quelle trattate col nastro. Ma se proprio dovessi fare una scelta, come sto già facendo ultimamente, il nastro credo sia il prodotto migliore. E siamo così arrivati alla fine di questo lunghissimo test durato 2 puntate, ma che spero abbia chiarito un po' di dubbi che tutti noi abbiamo quando andiamo a pulire le gomme. Pulizia sì, pulizia no, con quale prodotto le pulisco, le gomme si usurano, si rovinano, rimangono più performanti. Insomma, sono state molte le domande che ci siamo posti. Qui ci sono i primi risultati fatti con le gomme Thunder Slot, e poi ne seguiranno altri, magari utilizzando altre gomme, ma anche superfici di pista, in modo da riuscire ad avere un ventaglio più ampio e sapere esattamente che cosa ci conviene fare. Insomma, la mia strategia è quella di utilizzare le gomme standard non pulite, o al massimo pulirle una volta sola quando parto per la gara. Con che cosa le pulisco? Beh, diciamo che la preferenza fino a questo momento era stata la benzina Zippo, anche perché è di facile reperibilità, veloce per quanto riguarda la pulizia, pratica, insomma mi dava tantissimi benefici. Però ultimamente devo dire che sto apprezzando di più il nastro. Alla fine di questo lunghissimo test ho però capito che la gomma comunque si rovina. Non sempre la gomma pulita, la gomma trattata porta benefici alla lunga, e infatti io in gara normalmente non pulendole riesco comunque ad ottenere un buon risultato, perché è vero, possiamo anche scendere di qualche decimo per qualche giro, se siamo bravi, se siamo nella pista di casa magari possiamo tenere questo ritmo anche per più giri. Però è anche vero che ci dobbiamo fermare, è vero che dobbiamo effettuare la pulizia, magari la fa un meccanico, magari al posto dei canonici 10-11 secondi ce ne può mettere 6-7, però comunque recuperare quei 6-7 secondi vuol dire spingere, e spingere veramente forte per almeno una quindicina, ventina di giri. Insomma, non tutti possono reggere questo ritmo quando soprattutto si sta parlando di pochi decimi al giro. Non voglio certo dirvi quale sia il metodo migliore, se dovete o non dovete pulire le gomme. Insomma, qui avete tutti i numeri, tutte le prove, tutti i risultati per poterne trarre le giuste e dovute conclusioni. Spero che ognuno di voi possa trarne beneficio e quindi magari cambiare o adottare la scelta a lui più congeniale. Un'altra cosa che ho imparato è che l'utilizzo di solventi, ad esempio la benzina Zippo, l'avio, il nastro adesivo, perché attenzione, anche il nastro adesivo può essere considerato un solvente avendo lui all'interno la colla che appunto appiccica e che noi utilizziamo per togliere la polvere o comunque per pulire le gomme, dà un consumo peggiore della gomma. Il WD-40, che è un olio comunque che contiene anche lui degli idrocarburi, perché sappiamo che è a base di benzene, gasolio in poche parole, ha avuto comunque un consumo ancora maggiore della gomma. Il diametro del battistrada si è ridotto. Attenzione, da un lato potrebbe essere una cosa positiva, perché comunque noi possiamo pensare anche di far avvicinare la macchina alla superficie della pista e quindi aumentare così la trazione magnetica, ma dall'altra abbiamo un consumo evidente della gomma che ci fa perdere aderenza e quindi ci fa perdere velocità. Anche se dai nostri test è comunque risultato il prodotto migliore, non viene utilizzato e difficilmente viene permesso durante le gare dei vari campionati. Al massimo potete utilizzare alcol, avio, zippo e nastro adesivo.
E anche voi avete avuto queste impressioni ed adesso cambierete metodo o continuerete per la vostra strada? Beh ragazzi, fatemelo sapere nei commenti e se avete qualche richiesta particolare mi raccomando fatelo, perché scrivendo nei commenti e rendendo pubbliche le proprie osservazioni si aiutano anche coloro che magari ne sanno ancora qualcosina in meno. Per tutti quelli che non lo avessero ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete nessuno degli altri contenuti. Noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.